video test e con l'auto, vincitrice Bagging Box semiautomatica modello BB20. Prendiamo la macchina. Ok, ha caricato il software. Andiamo in menu, andiamo in sanificazione, facciamo il caricamento dell'impianto idraulico della macchina con lavaggio. Questo si fa solo tramite il touchscreen. Impostiamo il numero di secondi, esempio 10, enter. Attenzione a premere start, perché nel momento che si preme start parte immediatamente la pompa. Quindi inseriamo l'accessorio che serve per il lavaggio, limitiamo il rimontaggio, naturalmente premiamo il tasto start qui, lo ripetiamo ancora una volta. Questo per evitare delle bolle d'aria all'interno dell'impianto in questo momento. Facciamo esci e la parte del lavaggio è terminata. Lavaggio, caricamento dell'impianto. Questo accessorio servirà anche successivamente per il lavaggio a fine ciclo o eventualmente per riempire contenitori o bidoni diverso da quello che sono i bagging box, fino a 99 litri, impostandolo dal pannello touch. Quindi a terra si possono riempire bidoni, contenitori, damigiani fino a 99 litri. Abbiamo collegato una bombola di azoto. Ok, naturalmente bisogna utilizzare una bombola con un riduttore di pressione consigliata da 1 bar a 1 bar e mezzo massimo. La macchina è predisposta già con un tubo che diamo corredato, ok, per l'attacco dell'azoto. Possiamo fare l'iniezione dell'azoto prima dell'inserimento del liquido, dopo aver effettuato il vuoto, e successivamente a fine ciclo. La macchina viene già pretarrata in officina, quindi calibrata. Infatti, come potete vedere, abbiamo una bilancia digitale precisione 2 grammi, con la quale adesso andremo poi a verificare l'effettivo quantitativo netto che andremo a inserire all'interno del nostro bagging box. Passando al pannello operativo, abbiamo, come ripeto, abbiamo caricato in officina già delle, si chiamano ricette, e quindi abbiamo dalla ricetta 1 alla ricetta 5, passando dal bagging box da 2 litri fino al 20 litri. Esempio, adesso noi andremo a fare un bagging box da 3 litri. Su questo pannello, su questo foglio di promemoria che facciamo, ok, per agevolare il cliente, vedete che abbiamo le diverse ricette. In questo caso andremo a fare il bagging box 5 litri, quindi sarà la ricetta 3, già tutto precaricato in officina. Il cliente dovrà semplicemente andare a richiamare il numero della ricetta e iniziare l'orientamento. Quindi numero ricetta, diciamo 3, diciamo enter. A questo punto abbiamo il pulsante carica e salva. Attenzione a non fare salva in questo momento, facciamo carica, usciamo, rientriamo, così aggiorna il dato. Come potete vedere abbiamo i litri 5, dove abbiamo già anche impostato, ok, quantità richiesta litri 5, quantità erogata 20 litri, perché l'ultimo erogazione che ha fatto Contalitri era impostato 20. Solo in questo caso, quando si fa un cambio formato, bisogna premere il pulsante stop per alcuni secondi e il dato quantità erogata viene azzerato. In parametro ciclo, già tutto preconfigurato, abbiamo inserito la gestione blocco, che è il pistoncino che blocca la testa quando scende, che è questo pistoncino qui. Devi mettere a fuoco abbastanza.
Poi abbiamo gestione vuoto, che in questo caso abbiamo impostato 3 secondi, che è più che sufficiente, è l'estrazione dell'aria dal sacchetto. Abbiamo la gestione azoto 1, cioè l'inserimento dell'azoto prima dello riempimento, e la gestione azoto 2, l'inserimento dell'azoto post riempimento. Andiamo avanti, abbiamo un fattore K che determina tot impulsi litro per erogare la quantità corretta. Questo è stato già preimpostato in officina e tarato. Naturalmente questo fattore potrà eventualmente essere corretto se nel tempo, ok, si verificassero delle quantità diverse da quelle erogate. Benissimo, quindi procediamo col riempimento di un bag-in box da 5 litri. Prendiamo il nostro sacchetto da 5 litri, facciamo la tara del sacchetto, perché dobbiamo andare a pesare il quantitativo netto che andremo a inserire all'interno del sacchetto. Quindi facciamo la tara del nostro contenitore, passata a 0, pesiamo il sacchetto, pesa 46 grammi, facciamo la tara, benissimo, inseriamo, ecco, va inserito qui nella parte, nella seconda gola, quindi deve, ecco, fare questo clac, ok. Abbiamo la possibilità poi da questo volantino di regolare l'altezza di tutto il gruppo testa. Questo dipende dal tipo di sacchetto che andiamo a fare. A questo punto scendiamo delicatamente e tiriamo via il tappo, scendiamo e siamo pronti a fare il riempimento. Possiamo premere o il pulsante start, questo, ok, che risulterebbe un po' scomodo perché abbiamo la mano sulla leva qua, ok, oppure per agevolare abbiamo un ulteriore tasto start posizionato. Benissimo, noi prendiamo il nostro pulsante start, parte il vuoto del sacchetto, iniezione azoto, riempimento. Possiamo tranquillamente lasciare la mano perché la testa è bloccata dal pistoncino, ok? Iniezione azoto finale, stacchiamo. Si consiglia eventualmente di appoggiare leggermente la mano sul contenitore, come vedete il liquido si trova già qui, ok? Inseriamo il tappo con forza e andiamo a fare una prova peso. Qui naturalmente siamo stati leggermente più alti della taratura perché il sensore è nuovo, okay? E con i primi circa 20 bag-in box si autotara perché c'è un autotuning e quindi per evitare contestazioni indicativamente si rimane sempre un 10, 15, 20 grammi in più del contenuto, però quello è sempre calibrabile tramite il pannello touch. Cambiamo ricetta e andiamo a fare un bag-in box da 10 litri. Quindi a questo punto azzeriamo subito perché facciamo un cambio contenitore, ok? Un cambio sacchetto, pardon. Quindi teniamo premuto il tasto stop e si azzera. Facciamo esci, ok? Ricetta, prendiamo il nostro foglio. Ok, bag-in box 10 litri, ricetta 4, quindi andremo a battere qui nel campo ricetta, 4, enter, daremo sempre carica, attenzione a non fare salva, se no sovrascriviamo la ricetta precedente, carica, esci, rientriamo, acquisito il dato, usciamo, verifichiamo su ciclo, quantità richiesta 10 litri. Benissimo, siamo pronti a fare il riempimento di 10 litri. Naturalmente tutte le altre impostazioni che vi ho già mostrato in precedenza sono già tutte nel parametro ciclo precaricate, compreso anche il fattore K, che è l'unico che possiamo andare a modificare eventualmente per fare una correzione in grammi o addirittura fare una micro correzione in litri. È tutto personalizzabile. Facciamo anche qui l'estrazione del tappo. In questo caso abbiamo un sacchetto da 10 litri con il tappo V-top posizionato al centro.
inseriamo, start, abbiamo il nostro pistoncino che blocca, inserimento dell'azoto all'interno, riempimento. Facciamo la tara del sacchetto che non ho fatto prima. Non è lo stesso sacchetto perché qualche differenza purtroppo c'è da un sacchetto all'altro. Estraiamo, volendo accompagniamo il liquido premendo sulla pancia, ok? Ok, chiudiamo il tappo e andiamo a vedere. Non ho fatto il peso del sacchetto con me. Ripetiamo l'operazione sul baking box. No, mi sono dimenticato di pesare. Mettiamo il nostro sacchetto. Cara. Zero. Inseriamo. Vuoto, azoto, questo è già un sacchetto usato. Non è il caso di mantenere premuto perché non salva. Azoto, tappo, pesato. In questo caso qui abbiamo da fare una micro correzione sul fattore K per poterci avvicinare, okay, a quello che è il peso reale. In questo caso andremo su parametro ciclo, andremo avanti, qui batteremo 86, daremo enter, facciamo esci, andiamo su ricette e a questo punto diciamo salva il dato, ok? Adesso rivediamo andiamo a fare un baking box da 3 litri. In questo caso il baking box da 3 litri è la ricetta 2, ricetta 2, enter, carica, esci, ricetta 2 litri 3, ciclo, pardon, quantità richiesta 3 perché era l'ultimo, azzeriamo ed è giusto, quantità erogata era 10. Facciamo la tara del nostro sacchettino, ok, seriamo, togliamo il tappo, seriamo, azoto, ecco, in questo caso andrebbe alzato dal piantone, ok, per evitare la pancia. Vediamo se il peso qui siamo giusti. Terminiamo con ancora una parte per quanto riguarda il pannello operativo touch, ok? Abbiamo una sezione password che viene solo dedicata per il post vendita, eventualmente per il service, una configurazione allarmi ma non è niente di particolare, una configurazione contatori dove vengono visualizzati i contenitori fatti e litri erogati, si possono azzerare, ok? Naturalmente rimane memorizzato sul PLC con un ingresso password per il service, i contenitori e i litri erogati.
ad integrazione del video fatto in precedenza per quanto riguarda la ripetrice bagging box semiautomatica modello BB20, ancora alcuni dettagli. Per quanto riguarda il caricamento dell'impianto, adesso ormai non lavoriamo più con azoto, più con nulla, ok? Caricamento dell'impianto, dobbiamo partire col bypass della pompa tutto chiuso, perché sennò la pompa non si adescherebbe bene. Successivamente, dopo che col nostro accessorio abbiamo fatto il caricamento dell'impianto e il lavaggio, poi inizieremo la fase operativa di riempimento dei sacchetti, apriremo questo rubinetto che può essere da una parte o dall'altra. L'importante è che non sia in posizione centrale, ok? Perché se lo lasciamo in posizione centrale abbiamo un flusso troppo alto per il riempimento e dovremmo tarare il contalitri per lavorare col bypass chiuso. Quindi lo riempimento si fa soltanto col bypass aperto, quindi posizione orizzontale di questa leva del rubinetto. Detto questo, ancora una precisazione per quanto riguarda l'accessorio per il lavaggio ed eventualmente riempimento di fusti, contenitori, bidoni eccetera. Come vedete abbiamo posizionato sulla nostra bilancia un secchio, ok? Dove adesso facciamo la taratura del secchio. Qui abbiamo una bilancia molto precisa, ok? In questo caso simuliamo lo riempimento di un bagging box da 10 litri. Ok, facciamo l'inserimento. Adesso faccio solo una simulazione, riprendi la gomma che va immersa nell'acqua. Come vedete, okay, quando io premo start per fare il riempimento, riprendo con la gomma. Okay. Vedete che si carica? Okay, vedete che si carica il ghiaccio. Quindi attenzione, quando fate il riempimento di contenitori dovete andare nel pannello touch, ok, fare parametri ciclo, dovete spegnere il vuoto, spegnete il vuoto, spegnete l'azoto che non vi serve a nulla, ok, perché in un contenitore non serve a nulla. Naturalmente gestione blocco sì, perché gestione blocco è il pistoncino che blocca la testa che non salga da sola mentre si fa il riempimento, e quindi si andrebbe a rovesciare tutto il prodotto, ok? Quindi bisogna spegnere gestione vuoto, gestione azoto 1, gestione azoto 2. Così facendo noi adesso facciamo appena premo il pulsante, mi prendi qui, appena premo il pulsante start, che sia questo che sia quello laterale, parte subito la pompa e non far vuoto, perché in questo caso non servirebbe a nulla fare il vuoto per riempire un contenitore. Adesso facciamo stop. Quindi non utilizzate le ricette precaricate in officina per l'utilizzo per riempire dei contenitori, perché se questo tubo, come in questo caso, è pieno di liquido ancora, come potete vedere non metto più tasto, ok, questo tubo è ancora pieno di liquido, se noi azioniamo la riempititrice bagging box con una ricetta precaricata dove c'è la gestione del vuoto attivo, succede che il liquido viene risucchiato all'interno del becco di riempimento, mi prende i tubicini, che sono questo è quello che fa il vuoto e questo è quello che fa l'azoto, ok, e mi ritroverò in circolo del liquido, in questo caso del vino, ok, nell'impianto sia di gestione del vuoto che dell'azoto, con il rischio addirittura di arrivare alle elettrovalvole che ci sono nel quadro. Quindi da prestare molta attenzione. L'accessorio va solo utilizzato per il riempimento di contenitori e quindi spegnendo gli interruttori virtuali, ripeto, gli interruttori virtuali sono questi, gestione vuoto sì, gestione vuoto no, gestione azoto 1 sì, gestione azoto 2 sì no, ok? Quindi l'abbinatura, il caricamento dell'impianto lo facciamo solo quando siamo sulla sanificazione, perché di default la sanificazione lavaggio in questo caso, dove bisogna impostare i nostri secondi 10
Enter esempio, se noi facciamo Start anche interruttore virtuale, come potete vedere la pompa parte subito. La pompa è subito partita e non c'è la gestione del vuoto. Questo per evitare che arrivi del liquido nell'impianto pneumatico della macchina. Da prestare molta attenzione. A questo punto ritorniamo un attimino indietro, ok? Rifacciamo la prova per quanto riguarda il bagging box 10 litri, quindi andiamo su ricette, facciamo carica, come potete vedere se andiamo sul parametro ciclo, avendo fatto carica, prima avevamo spento manualmente gli interruttori virtuali, ci ritroviamo le stesse impostazioni che erano, ok? Benissimo. Vuotiamo quello che c'è all'interno del tubo, accendiamo la nostra bilancia che farà la taratura del recipiente che ha preso sopra. Ok, cara. In questo caso lascio il vuoto attivo e simulo il riempimento di un sacchetto bagging box perché il tubo è vuoto. Quindi non c'è rischio che mi risucchi del liquido dentro nell'impianto. Speriamo e simuliamo il riempimento di un bagging box, in questo caso però all'interno del sistema. Fa il vuoto, mi fa la sosta per l'azoto che non è collegato, parte con lo riempimento. Poi la bilancia, voltiamo questo, stacchiamo, naturalmente non abbiamo l'azoto che ci ha spinto via il liquido da dentro, andiamo a svuotare quello che è rimasto all'interno del tubo per vedere il contenuto netto. Prego, riprendi la bilancia bene e come vedete abbiamo 10,03.